Qui non so se vedete bene, sembrerebbero altre lettere, una L, forse una C, ancora una I. Mi trovo ai morti dell'Avello. Perché Avello? Perché l'Avello altro non è che una bara scavata all'interno di un'enorme roccia granitica. Ora andremo a cercarla, dovrebbe essere appunto da questa zona. Addirittura questa teoricamente dovrebbe essere una vecchia strada che portava le persone all'interno appunto di questi boschi, e ovviamente vabbè è stata appunto modificata nel tempo. Qui c'è, se forse si vede, eccolo il vecchio, il nuovo santuario che è stato appunto costruito all'inizio del 1900 e che va a sostituire quella che era una vecchia cappella, ancora più vecchia, costruita intorno all'anno 1000. Quindi questa che vediamo adesso è appunto del 1900. Allora un attimo e mi avvicino. Come si può vedere è un posto appunto dove le persone possono venire tranquillamente a rilassarsi oppure a visitare. Ecco, adesso faccio una leggera discesa. Ok, vedete qua appunto il posto è comunque attrezzato, vediamo se è aperta, però dato l'orario non penso proprio, no, è appunto chiusa. Dentro questa cappella votiva dovrebbero esserci appunto degli affreschi. Allora, quello che però a noi interessa è cercare il famoso masso. La vera stranezza è che appunto questo masso ha delle misure molto grandi, quindi è grande circa 2 metri, quindi una delle leggende che accompagna questo enorme blocco di granito è appunto il fatto che all'interno di questo blocco c'era sepolta una persona, un gigante, come appunto da leggende popolari. Invece altri pensano appunto che all'interno di questo avello vi fossero sepolte due persone. Ok, dovrei averlo trovato, eccolo lì. Che questa è un'altra Madonna votiva, non so di che epoca effettivamente. Allora, eccolo qua. È questo qua. Hanno purtroppo però cementificato i lati, quindi è un po' non proprio il massimo, ha perso un po' di, di fascino, no? Comunque, eccolo qua. Allora, si dovrebbero vedere appunto un chiodo e un altro chiodo che andavano a chiudere quello che era il coperchio, e all'interno di questo masso c'erano forse una o due persone. Un'altra leggenda narra appunto che quest'acqua che vediamo appunto stagnante guariva le persone, quindi le persone venivano intorno all'anno 1000, venivano qui e venivano praticamente, appendevano i loro vestiti proprio su uno di questi alberi e poi si venivano a lavare con quest'acqua che sembrava appunto miracolosa. Perché miracolosa? Perché questo è granito, il granito è impermeabile e di conseguenza, come possiamo vedere, l'acqua rimaneva e per loro era come se fosse un miracolo, e quindi rimaneva appunto quest'acqua miracolosa. Teoricamente dovrebbero esserci anche delle iscrizioni, forse questo potrebbe essere una T, si legge, e ancora si dovrebbe trovare altre iscrizioni. Questo qua è un altro piccolo chiodo, ma anche di lato forse si dovrebbe intravedere qualcosa.
Qui non so se vedete bene, sembrerebbero altre lettere, una L, forse una C, ancora una I. Anche lì molto probabilmente anche questo blocco faceva parte comunque di questo pezzetto. Ma la cosa ancora più particolare è che non si sa per quale motivo questa tomba, che una volta era sigillata, venne appunto distrutta e spogliata sia dei cadaveri, ma anche e soprattutto penso dei vari tesori che poteva contenere e che erano sepolti appunto insieme a loro. Un'altra caratteristica molto importante di questo luogo è che appunto, ecco, forse quella che possiamo vedere potrebbe essere una, non so, sembrerebbe un po' recente, ma non riesco a capire perché i tratti di questa croce sembrerebbero appunto di una croce vecchia, molto probabilmente restaurata e apposta sopra questo masso. Anche qua sembra comunque che faccia parte di questo angolo, di questo posto. Qui c'è appunto un percorso, infatti è un percorso tranquillamente fattibile a piedi. Come abbiamo appunto detto, non solo vennero sepolti quelli che furono i morti nell'anno 1000, quindi che vennero qua a trovare speranza in quell'acqua che abbiamo visto prima, quell'acqua stagnante direi che abbiamo visto prima, che non era affatto miracolosa. Quindi una volta morti le persone venivano sepolte qua in giro, quindi non solo quelle dell'anno 1000 che morivano diciamo per febbre o per altre comunissime malattie dell'epoca, ma questo posto qui è anche il luogo di sepoltura dei vecchi appestati, quindi nel 1600. Questi addirittura durante degli scavi alla fine del 1800 trovarono ancora dei resti, dei resti umani, degli scheletri, che venivano comunque immersi all'interno di calce per evitare appunto che la malattia si diffondesse. Quindi immaginate questo posto che ad oggi è un luogo per fare un'escursione o anche per fare ciclismo, come dire, è un grandissimo cimitero, quindi un grandissimo lazzaretto. Ok, forse qui c'è un'altra pietra che potrebbe essere anche questa dell'epoca, però non si sa bene, effettivamente sembra molto vecchia. Questo è il retro della piccola chiesetta, e quindi questa chiesa fu poi fatta per in qualche modo chiudere un po', per dare pace un po' a tutte le anime che una volta furono appunto sepolte in questo luogo. Non ci sono documenti storici che parlano di una bonifica, quindi chi lo sa, non è dato saperlo, ma magari proprio dove stiamo camminando in questo momento potrebbero esserci ancora quei morti seppelliti tanto e tanto tempo fa. Ok, qua ancora una piccola campana. Perfetto, adesso vado un attimino dietro e vedo un attimino, sì, anche queste mura sono piuttosto recenti, sono state fatte appunto nei primi del Novecento e non più in là. Qua aspetta che vado a vedere, ma no, niente, vabbè, c'è forse uno scolo dell'acqua, ma nulla di che. Quindi questa è appunto la storia di questo luogo commemorativo che ha passato ben 2000 anni, ha visto 2000 anni di morte e di malattie.